Buongiorno mondo! Sono le 9:54 del 24 novembre. L'ultimo giovedì del mese. Sono negli Stati Uniti, precisamente a New York, e oggi negli Stati Uniti si festeggia una cosa molto importante: il ringraziamento. Viaggio voluto anche per festeggiare il ringraziamento, vedere in che modo gli americani festeggiano il ringraziamento, il tacchino, le luci, Babbo Natale, i sassi! ma poi c'è un'altra cosa fondamentale: la parata, la parata! Molto importante nel giorno del ringraziamento è vedere anche la parata. Quindi durante la preparazione del tacchino ci sono questi palloni volanti, questi cantanti, questi balli. Ma adesso andiamo a comprare il tacchino. Vamos! Ed eccoci arrivati da Coles Market, perché qui c'è qualcuno che ci aspetta, qualcuno di molto abbondante. C'è una grande selezione di carne, questo lo devo ammettere, ma a noi solo una cosa ci interessa, e sta arrivando, Pesa, è nato un po' paffutello, 14 pound, quasi 7 kg di puro amore. E ora che il nostro bebè è qui con noi, adesso andiamo a casa a prepararlo. Mixiamo il nostro stuffing, il nostro ripieno, che è fatto di carne di manzo, pane a pezzetti, spezie varie, e a queste andremo ad aggiungere le uova, un brodo di verdure, cipolle, sedano, burro. Momento di versare le uova. Quasi tutto questo andrà nel sederino del nostro tacchino. Adesso lo mettiamo a testa in giù, inseriamo nel sederino un po' di sale fino e poi mettiamo il nostro ripieno. È il tacchino che sta parlando, il tacchino. Facciamo anche un po' di sadomaso, quindi noi praticamente lo leghiamo. Mettiamoci dell'olio, l'abbiamo trasferito nella nostra teglia. Diciamo che è una vasca, non è una teglia, è una vasca. Dividiamo la pelle dalla carne, perché all'interno ci mettiamo il burro per farlo diventare bello umido internamente, bello succoso. Il burro anche sopra. Un po' di pepe. È il momento di mettere il sale, quindi noi sappiamo bene come mettere il sale per insaporirlo un po' di più. Ecco, a posto, così fa meglio, si sentirà di più questo pizzico di sale. Adesso è il momento di infornare. Vada. Entra alla perfezione e lo lasciamo a 350 gradi Fahrenheit, che sarebbero 180 gradi centigradi, almeno quelle 3-4 ore. Va. Ciao piccolino, ciao. E mentre mettiamo il restante del ripieno in una bella pentola, perché poi andrà anche questo cotto. Soon after. Vediamo come va. Eccolo. Già un bel po' rossino questo tacchino, Vediamo come va invece lo stuffing, il nostro ripieno. A few moments later. Adesso è il momento di girare il polletto. Ed è stata un'impresa, ma l'abbiamo girato. Adesso lo vediamo a testa in su, ma vabbè, una volta c'era una testa. Sean Paul! Vabbè, c'è anche lei, l'insostituibile Mariah Carey. Non ne faccio
Christmas is you. Put your hands up, New York. A little later. Il nostro stuffing, il nostro bel ripianotto, direi che è pronto. Un po' crunchy, non affatto male. Ragazzi, siamo arrivati alla fine della parata. Ci sta pure Babbo Natale. Vabbè, ancora lei che è ancora una storia del cazzo. Vediamo se è cotto. Controlliamo la temperatura. 180 Fahrenheit. How many there 180 Fahrenheit? Ehi Siri, quanti gradi Fahrenheit sono 180? 180 gradi Fahrenheit sono 82,2 gradi Celsius. Ah sì. Ma ciao, ma come sei carino. Adesso vediamo anche l'altra parte. Il culettino, eccolo. Questo è il momento di preparare il gravy, la salsina, prendendo i succhi che sono usciti dal nostro bambino. Prendiamo della farina, la mettiamo nel brodo di tacchino. Aggiungiamo del latte, un po' di vino e lasciamo cuocere a fuoco lento. Ci mettiamo anche una foglia di alloro. Not bad. Everything's not bad. Yeah, not bad. Aspettiamo il giudizio finale quando lo mangiamo il tacchino, giustamente. E ora che abbiamo tacchino, gravy e ripieno pronti, andiamoci a cambiare perché ora dobbiamo andare. Vamos! Purtroppo ho dimenticato di usare il mio vestito per preparare il tacchino. Sarà per l'anno prossimo. Siamo pronti per andare. Il bebè è qui con noi. Ok. Che emozione. A volte penso so proprio un bello guagnone. Diciamo, a volte ci sta la molestia. Cazzate a parte. Andiamo a mangiare. Hi. Miguel. Where they live, everything? Wherever. What do we do now? Just have to go. Abbiamo iniziato la cena con un brindisi con del punch di frutta e poi siamo partiti con gli antipasti. Un'insalata verde condita con dell'aceto d'acero, un'insalata molto fresca dal sapore agrodolce e poi a seguire una zuppa di mais con carote, pollo e patate. Una zuppa molto cremosa dove a prevalere è stata la dolcezza di mais e carote. Which is the proper coffee for breakfast? Coffee? Well, you can eat coffee or cappuccino you can drink. Milk. Cappuccino in the morning? Yeah. Not in the afternoon. No, I know, not in the And afternoon. certainly not at 10 o'clock at night. What, it keeps you up? No, Oh, yeah. that's not. It's time to carve the bird. We have to cut the baby. You have to cut the baby. The baby. Bambino. This part is a little hot. Uno dei momenti più belli è stato quando dovevo comporre il mio piatto aggiungendo del tacchino, vabbè, un bel po' di tacchino, aggiunta di purè di patate, servito un po' a cazzo di cane giusto per farmi riconoscere, il ripieno del tacchino e poi abbiamo continuato mettendoci anche delle verdure, perché a volte bisogna essere anche salutari, carote, patate dolci ed infine i fagiolini. Il tutto conditi con la salsa gravy, facendo molta attenzione di non far cadere niente e non rovesciare tutto. E tada! Questo è il mio bellissimo piatto del ringraziamento che non aspettava altro che essere divorato tutto da me. Inizio mangiando il tacchino che era bello morbido e succoso, poi continuo assaggiando il ripieno che era fatto con la salsiccia, infatti era molto molto buono e saporito. Not bad. It's good. I like the stuffing.
Poi ho continuato con il purè di patate che era molto cremoso e speziato al punto giusto. Poi ho proseguito con le carote che erano grigliate e caramellate con lo zucchero di canna e successivamente ho mangiato anche i fagiolini che erano al vapore, un po' al dente, ma senza grandi spezie, quindi erano molto semplici. Ho continuato assaggiando queste patate dolci che all'inizio pensavo fosse della zucca, ma avevano una consistenza che si scioglieva in bocca, un sapore incredibile e ora ascoltate il perché. And in the pumpkin you put just brown sugar. Sweet potato, not pumpkin. Ah, a sweet potato. Yeah. Okay. Yam. Brown sugar and butter and marshmallows. In the These Marshmallow. I didn't make. Patricia made these. Ah, you made it. yeah, it's not pumpkin. Marshmallow, you say? Marshmallow. Yeah. Are you serious? You put marshmallow? Yeah. I like them. E infine ho assaggiato il cornbread, questo pane al mais che ha una consistenza compatta, un sapore dolciastro e anche questo mi è piaciuto molto. Avevo a quel punto finito tutto nel piatto e quindi era il momento del bis, quindi ho voluto rimangiare di nuovo le patate dolci che erano davvero spettacolari ed il ripieno, che anche questa è stata una delle cose che mi è piaciuta di più di tutta la serata. The only thing I didn't like was their lasagna because they put the No. hard-boiled eggs in it. What they put inside? Hard-boiled Hard-boiled egg egg? sliced in the lasagna. In the lasagna. Yeah. Ok. Different. Yeah. Il tempo dei dolci. Vamos. E come dessert abbiamo una torta di mele in vero stile americano che già dall'aspetto sembrava buonissima e poi un'altra torta tipica del ringraziamento, zucca e noci pecan. Io giustamente come un pozzo senza fondo dovevo assolutamente assaggiarle entrambe. Ho iniziato assaggiando la torta di mele che era molto corposa e poi c'era un giusto bilanciamento tra cannella e il sapore della mela, per poi passare alla zucca e noci pecan dove a risaltare era la croccantezza delle noci pecan e il sapore della glassatura. What is the glaze on the top? Bourbon. Ah, that is the bourbon. Oh, that's right. So you'll probably have a turkey sandwich later. Well, I She won't. won't? Is she coming to your place? Oh. You want? No, I'm too full. Thank you. Bye bye. E dopo esserci sfondati dalla qualunque, adesso andiamo a casa a decorare l'albero, perché la nostra giornata non è finita qui. Oh. Like the zip? Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeers pulling on the reins. Later that same evening. La giornata volge al termine. Che cosa dire a riguardo? Si è mangiato tanto, si è mangiato bene, è stata un'esperienza davvero indimenticabile, spero di rifarla un giorno. E spero che anche voi abbiate apprezzato il video. Mi lasciate un mi piace e ci vediamo al prossimo tour, video ricetta, degustazione, quello che capita capita, una festa, una festicciola, chi lo sa.